E come dice la miniatura di questo video, non lo so, davvero non so come dovrei sentirmi dopo la conclusione di questo arco narrativo. Benvenuti su Okutokai, e così dopo appena 3 episodi si chiude l'arco narrativo dedicato a Jackal nel nuovo anime di Ken il Guerriero che potete trovare con l'abbonamento base su Prime Video. In questi 3 episodi ci sono scene riuscite, momenti emotivi che funzionano e qualche miglioramento tecnico. Eppure, nonostante tutto, raramente riesco a entusiasmarmi davvero e quando l'episodio finisce mi resta sempre la sensazione che manchi qualcosa. Ed è un peccato perché l'arco di Jackal è uno di quelli a cui sono sempre stato più affezionato. Appartiene a quel momento della storia in cui gli autori stavano ancora cercando una nuova direzione dopo la morte di Shin e porta con sé tutte quelle atmosfere western e post-apocalittiche che ho sempre apprezzato. E forse è proprio per questo che, arrivato alla fine di questi 3 episodi, mi sento un po' combattuto. Ma andiamo con ordine. L'episodio 8, intitolato Il messaggero dalla patria, si apre con Kenshiro che salva un bambino da una caduta nel vuoto per poi lasciarlo lì praticamente mezzo cieco. Bravo Ken. La scena si sposta poi al Rob Bar, dove Ken torna dopo aver eliminato i Golan. Grazie a 2 energumeni che cercano di reclutarlo, facciamo finalmente la conoscenza di Jackal. Il design non è il massimo, di certo lontano da quello del manga, ma sicuramente migliori di altri che abbiamo visto in questa serie. Poco dopo scopriamo che il bambino salvato da Ken è Taki, proveniente dal villaggio in cui era cresciuto anche Bat. Arrivato in cerca di aiuto per riportare l'acqua al suo villaggio, e Ken decide quindi di accompagnarlo. Sentendo parlare di acqua, anche Jackal decide di entrare in azione. È da segnalare la transizione splatter semplice ma efficace. Mi piace. Nota per chi si occupa dei modelli 3D. Credo che sia arrivato il momento di fare qualcosa per quelle gambe da struzzo di Kenshiro. Arrivati al villaggio facciamo la conoscenza di Toyo, l'anziana che si prende cura di un gruppo di orfani e che in passato aveva accolto anche Bat. Il modello CGI di Toyo svolge il suo ruolo senza lasciare comunque il segno. Molto meno convincenti invece i bambini del villaggio, alquanto bruttarelli. Fatta eccezione però per Taki, che rimane uno dei personaggi meglio realizzati della serie. Qui scopriamo che tutti gli adulti sono morti o hanno abbandonato il villaggio perché l'acqua è bloccata dietro uno strato di roccia apparentemente impossibile da rompere, e durante la notte Taki tenta quindi di rubare dell'acqua da un villaggio vicino, ma viene colpito a morte da una guardia. Una scena che i fan dell'anime storico ricorderanno diversamente, dato che lì Ken riusciva ad arrivare in tempo per salvarlo. Qui invece si limita a vendicarlo in una scena ok, efficace, ma forse un po' troppo sbrigativa. La scena successiva funziona molto bene dal punto di vista emotivo, grazie soprattutto agli ottimi primi piani in 2D e alle interpretazioni dei doppiatori. Toyo qui convince meno a livello visivo, soprattutto a causa della CGI del volto e di quelle sopracciglia che continuano a distrarmi ogni volta che appaiono sullo schermo. Il pianto della doppiatrice giapponese Sayuri Sadaoka, nonostante tutto, è da brividi. Molto bella anche la scena di Ken nel pozzo, valorizzata sia dall'interpretazione del doppiatore giapponese, sia da quella del nostro Maurizio Merluzzo. Anche la nuova colonna sonora accompagna perfettamente questo momento. Soltanto per qualche sorso d'acqua una vita innocente è stata strappata. In che mondo viviamo? E già che ci siamo, oltre alle gambe, forse sarebbe il caso di sistemare anche le braccia del modello 3D di Ken. Non appena fiutata l'acqua, alcuni uomini di Jackal si avvicinano al pozzo. Molto convincenti le loro interpretazioni da parte dei doppiatori giapponesi, che sono capaci di rendere questi personaggi minacciosi e ridicoli allo stesso tempo. Una sfumatura che nella versione italiana si è persa, soprattutto coi personaggi secondari. E l'episodio si conclude con Ken che decide di lasciare il villaggio,
convinto che la sua presenza finisca soltanto per attirare altre tragedie, e naturalmente pochi secondi dopo Jackal è già pronto all'attacco. Rispetto al manga questa parte è stata spostata di un capitolo, ma la modifica funziona e permette quindi all'episodio di chiudersi con un finale più forte. L'episodio 9, chiamato I cani pazzi devono morire, si apre con l'attacco di Jackal al villaggio. Toyo prova a fermarlo, ma riesce solo a sfiorargli la tempia con un colpo di fucile. La scena funziona discretamente, ma soffre secondo me di uno dei limiti di questo adattamento, la poca espressività. Nel manga bastava il volto di Jackal per percepire subito la tensione del momento, mentre qui gran parte di quell'impatto si perde. Anche il viso di Toyo non rende allo stesso modo e manca poi un elemento tipico di Ken il guerriero, quei momenti in cui i cattivi si ingigantiscono quando diventano minacciosi. Una scelta presente nel manga e nell'anime storico che qui è stata eliminata e che rende secondo me Jackal meno intimidatorio. Capisco la scelta più realistica, ma secondo me il fatto che Jackal avanza per mezz'ora verso Toyo ridendo prima di colpirla la rende paradossalmente più ridicola. Subito dopo fa la sua apparizione Fox con un design che non mi convince del tutto. Il viso è abbastanza piatto e la testa sembra quasi un blocco unico con il collo, cosa che non aiuta la resa del personaggio. Ken torna al villaggio dopo aver sentito lo sparo, buona tutta la scena, quella dell'impiccagione, del colpo al braccio del pugile, con animazioni fluide e qualche intervento in 2D che non guasta mai. Qui possiamo vedere i limiti dei modelli CGI dei bambini di cui parlavo prima, insieme ai soliti terreni staccati rispetto ai personaggi in movimento. Toccante il momento della morte di Toyo, anche se soffre ancora una volta della totale assenza di un trattamento in 2D sul personaggio, che avrebbe sicuramente aumentato l'impatto visivo. Apprezzo il tentativo di creare un effetto Harmony-Cell sui modelli CGI, ma a mio avviso non funziona come dovrebbe. Ken in particolare è bruttarello. Carina la scena comica tra Ken e il barista, anche se purtroppo tornano le solite luci al neon fuori posto. Subito dopo arriva incredibilmente un'esplosione in CGI di un uomo di Jackal. Non succedeva da un po', o forse non è mai successo. Scelta intelligente l'uso di una tecnica mista, infatti il sangue è animato in 2D. Ottimo. Inspiegabili poi anche quelle scene in fermo immagine dei banditi che ogni tanto compaiono durante la serie, anche qui in tecnica mista e con una cura da film. Bellissime, ma la domanda è: perché perdere tempo e risorse con queste scene invece di disegnare Toyo che piange per Taki, per esempio? Boh. La scena in cui Ken afferra Fox per il volto attraverso il muro parte molto bene con delle belle inquadrature sul braccio, però secondo me si poteva fare di meglio nel momento in cui Ken sfonda il muro. L'ho trovato un po' statico e poco impattante, soprattutto se paragonato al manga che in questa scena è un capolavoro. Carina invece la parte in cui Ken palleggia con la schiena di Fox, che ho trovato molto divertente e ben riuscita, anche se nei calci a ripetizione avrei preferito vedere anche Ken in azione come si vede nel manga. L'episodio quindi si chiude poi con una scena che ancora una volta viene spostata da un capitolo all'altro per ottenere un finale più efficace. L'episodio 10, intitolato La rinascita del diavolo, si apre in un bar dove Jackal trova il cadavere di Fox, lasciato ovviamente da Ken, e capisce subito di essere braccato. Tutti i suoi uomini tentano la fuga e qui troviamo l'ennesimo errore del doppiaggio italiano. Gli altri magari li elencherò in un video a parte sugli strafalcioni. È infatti evidente che Ken abbia forato i serbatoi delle moto, ma la battuta viene cambiata in "qualcuno ci ha rubato la benzina". Peccato che si veda chiaramente la benzina a terra. Probabilmente qui c'è anche la scena più brutta di tutti e tre gli episodi, Ken sul tetto ripreso dal basso, che risulta davvero sproporzionato e sgraziato. Non so se sia colpa del modello o dell'inquadratura, ma il risultato è davvero terribile. Inoltre è stato eliminato il primo piano del suo volto in controluce, una vignetta del manga che io ho sempre apprezzato tantissimo.
Quando Ken si presenta davanti a Jackal, invece, ci sono un paio di bei primi piani che fa piacere vedere. Dopodiché Jackal fugge verso Villainy Prison. Qui chiede la chiave della prigione, ma una volta ottenuta, la scena successiva dove Ken arriva e viene mostrato il cancello aperto viene stranamente tagliata. Una volta dentro, Jackal libera Devil Rebirth, la reincarnazione del diavolo, qui chiamato Devil Rebirth, con pronuncia proprio da anni 90-2000. Ho apprezzato il fatto che inizialmente, grazie a un gioco di luci, si cerchi di rappresentarlo con una tonalità violacea, proprio come nell'anime storico, che potrebbe essere a tutti gli effetti un omaggio. Poco dopo però viene mostrato con i suoi colori originali. Anche il design di Devil purtroppo non regge il confronto con quello del manga. Qui infatti appare molto più umano e perde gran parte delle caratteristiche mostruose che lo rendevano un personaggio inquietante. Per conquistarsi la sua fiducia, Jackal gli mostra il cielo. Peccato che, come succede spesso in questo anime, la scena sia ambientata di notte invece che di giorno, quindi non è proprio lo stesso effetto, ma comunque la portano a casa e la cosa diventa ancora più assurda nel doppiaggio italiano nuovamente, dove non si parla semplicemente di cielo, ma addirittura di cielo azzurro. Ma voi mi state pigliando per il culo! Quando arriva Ken il combattimento non è affatto male, ci sono alcune buone animazioni e diversi primi piani ben realizzati. Anche i movimenti del Rakanyoken risultano convincenti. Ken si infuria e si strappa i vestiti con una bella animazione in 2D, ma non è neanche l'unghia incarnita dell'impatto che questa scena ha sulle pagine del manga. E subito dopo Jackal rimane stupito dal cambiamento del suo corpo. Ma sinceramente, detto tra noi, io non noto alcuna differenza. Ken viene scaraventato via da un colpo di Devil e avrei preferito vedere qualche fotogramma in più mentre emerge dalle macerie, invece di ritrovarmelo già fuori nell'inquadratura successiva. E dopo una musica leggermente fuori posto, infine arriva l'Octo Shichishi-seiten, ma devo dire che purtroppo non mi è piaciuto per niente. Tra il primo piano di Ken con espressioni esagerate e grottesche che ricordano quelle del secondo episodio e le pose dei suoi colpi che ho trovato eccessivamente accentuate e poco eleganti, il risultato mi è sembrato davvero molto lontano dal manga dove tutto appare più composto e naturale. Durante la visione in live questo momento mi ha fatto scuotere la testa. Brutto. No. Quindi per me è un chiaro no. Fortunatamente il combattimento si chiude con delle belle animazioni 2D, prima su Devil e poi sull'esplosione di Jackal, probabilmente il miglior Jackal visto in questi 3 episodi. E infine con 2 splendide scene in stile Harmony Cell che sembrano quasi uscite dalla matita dello stesso Hara, o comunque realizzate con una grande attenzione nel riprodurre il tratto del maestro, soprattutto nella figura intera con questi arti lunghi e affusolati e nel primo piano dove soprattutto dagli occhi si percepisce l'influenza. L'episodio poi si sposta sull'apparizione di Rei che si finge una donna, va bene la sospensione dell'incredulità, è difficile immaginare che qualcuno possa davvero scambiarlo per una donna visto che è 4 metri per 2, ma l'abbiamo sempre accettato e questo va bene. Ma quello che invece non mi ha convinto è di farlo parlare come nel manga. Sulla carta funziona perché nel fumetto non c'è il sonoro, ma in animazione secondo me era meglio seguire l'esempio delle precedenti versioni animate e evitarlo. Tanto, diciamola tutta, farlo parlare non ha aggiunto nulla, anzi ha creato questo problema. E l'episodio si chiude piuttosto frettolosamente, interrompendosi su Rei che si mostra per quello che è realmente. Questi 3 episodi nel complesso non sono male, anzi probabilmente a livello estetico sono tra i migliori visti finora o comunque dello stesso livello degli ultimi episodi. Certo, si parla sempre di scene riuscite in mezzo a tante altre molto meno ispirate.
Forse perché ormai siamo arrivati a un certo numero di puntate e forse le mie aspettative si erano alzate, ma questi 3 episodi mi hanno lasciato una sensazione di amarezza che non avevo provato con l'arco dei Golan. Ogni episodio ha momenti che funzionano, indubbiamente, ma raramente riesce ad arrivare davvero dove vorrebbe. Magari è un problema mio, ma non riesco a gasarmi, a provare l'entusiasmo che altri dicono di provare. Riconosco le cose fatte bene e ce ne sono, ma finita la puntata non mi resta quella voglia di dire cazzo che bella puntata che ho visto. E non parlo dei momenti che sono chiaramente costruiti per emozionare, come la morte di Taki o quello della vecchia Toyo, che riescono a farlo, ma parlo proprio di tutta l'esperienza in generale. E ripeto, magari è un problema mio, però arrivato a questo punto della serie è una sensazione che non vorrei provare. E la comparsa di Rei alla fine dell'episodio senza alcuna enfasi, che dovrebbe gasarmi forse solo perché appunto è Rei, di certo non mi ha aiutato. Spero quindi che dal prossimo episodio, con l'arrivo del nuovo arco e il momento in cui Hokuto no Ken cambia davvero marcia, questa sensazione cambi una volta per tutte. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un hype, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. E se volete dare un ulteriore supporto al canale, considerate di abbonarvi. Grazie di cuore a chi l'ha già fatto, siete i migliori. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo arco e anche delle mie recensioni. Sono curioso di leggere le vostre opinioni. E se volete vedere altri miei video, vi consiglio di dare un'occhiata a questi 2 qui accanto. Noi ci vediamo al prossimo video e ogni venerdì in live per guardare insieme i nuovi episodi e ricordatevi, tu sei già iscritto, solo che ancora non lo sai. Alla prossima!